Ciao a tutti, E benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast. una tazzina veloce. Siamo Niccolò e Francesca, Oh, e oggi abbiamo c'è anche Moca, con uno dei noi, nostri due gatti, ne abbiamo parlato nello scorso episodio, sì, che vi invitiamo a guardare sia su YouTube che su che Spotify. non abbiamo Ascoltarsi. registrato 5 minuti fa. No, No, assolutamente no. siamo vestiti uguali per caso, Esatto. no, casualità. Oggi di che cosa vogliamo parlare, Nicolò? Allora, vogliamo parlare di quello che ci piace e quello che non ci piace dell'Italia. Sì, perché dell'Italia non esistono solo lati positivi, Mm. no, ci sono sia lati positivi che lati negativi, come in tutte le cose. Già, quando vediamo anche su internet alcuni stranieri che si trasferiscono in Italia o vogliono trasferirsi in Italia o fanno delle vacanze in Italia, a volte ci fa un po' ridere come per loro l'Italia sembri un paese perfetto, meraviglioso, in cui vivere è un sogno. E per alcune persone sicuramente è così. Forse ci sono zone d'Italia o modi di vivere che obiettivamente sono quasi la vita perfetta. Però penso sia un'eccezione, siano rari questi tipi di vita, perché la vita in Italia, come in tutti i paesi, è una vita che è anche molto faticosa per alcune cose che in Italia non funzionano bene, di cui oggi parleremo. Esatto, sì. Ci sono varie cose che non funzionano in Italia, Tante. tantissime. Non Eh sì, sappiamo veramente da dove iniziare. esatto. A trovare Però quelle buone, trovare qualcosa di buono. Il cibo. esatto, sì, il cibo sicuramente, il tempo rispetto ad altre parti di Europa, il tempo Già. atmosferico è molto meglio. Però ci sono cose che non funzionano. Da dove vogliamo partire? Allora, secondo me la prima cosa da fare è chiarire a chi ci ascolta e ci guarda che quando si pensa all'Italia, all'Italia della bella vita, del bel paese, si pensa molto al sud. Mh-mh. E il sud ha in effetti delle cose molto belle dell'Italia, tipo, Il mare, il tempo più caldo, il sole, ha esatto, moltissime spiagge bellissime, magari delle città vicino al mare in cui si può sia lavorare che andare in spiaggia, che è veramente l'ideale. mm, finito di lavorare si va in spiaggia. Sapete che l'Italia è una penisola, quindi attaccata all'Europa continentale solo da un lato, il resto è tutta costa. Mh-mh. Siamo una penisola, una quasi isola. Il sud ha una cosa che a me piace molto, che è il clima, come ha detto Francesca, perché mentre qui d'inverno c'è la nebbia, c'è poca luce, c'è l'inquinamento, al sud le temperature sono più alte, c'è più caldo e c'è più sole in generale. Noi Mh-mh. viviamo invece nel nord Mh-mh. dell'Italia, più precisamente nella pianura padana. Ecco, ci sono tante cose forse che più che dell'Italia in generale non ci piacciono di questo posto dell'Italia in particolare. La pianura Esatto, padana è famosa per la nebbia, l'inquinamento, le fabbriche, il freddo, il freddo. d'inverno c'è molto freddo. Mh-mh. Mentre se uno vivesse ad esempio in Sicilia, sulla costa siciliana, sicuramente potrebbe godere di un meteo migliore quasi tutto l'anno. D'estate puoi andare al mare, d'inverno comunque non hai tanto freddo, puoi uscire senza bisogno di metterti una giacca molto pesante. Però poi vedremo che il sud ha altri svantaggi, ovviamente. Il Mh-mh. nord è una parte d'Italia con più fabbriche, quindi più inquinamento, ma anche più lavoro Mh-mh. e mediamente più ricca. Esatto, quindi il nord è la parte più industrializzata, mentre il sud, abbiamo visto, ci sono lati positivi e lati anche però Il negativi. sud lavora molto per il turismo, quindi Esatto. il problema di abitare al sud d'estate è che ci si troverà, se siamo sul mare, ad avere tantissimi turisti, Sì, italiani e è stranieri. un'economia basata sul turismo, è un'economia molto volatile, molto effimera, che può Esatto, cambiare, come abbiamo visto con la pandemia, può cambiare da un giorno all'altro. già. Mh-mh. E l'altra cosa bella del nord, però, una cosa bella del nord è che un po' più su di noi, ma già dove abitiamo noi, ci sono anche le montagne, quindi abbiamo le Dolomiti, le Alpi e gli Appennini. Mh. Al sud ci sono comunque catene montuose, ma ad esempio se uno vuole sciare, la meta preferita è il nord. Tutto il nord ha delle bellissime montagne su cui sciare. A me piace fare snowboard e in poche ore, o addirittura in un'ora e mezza, un'ora,
posso arrivare sulle piste per fare snowboard o sci. Questa è una Sì. cosa positiva. Ci sono lati positivi anche di vivere nel posto dove viviamo noi, quindi non ci possiamo lamentare. Siamo vicini a Bologna, quindi abbiamo molti collegamenti con il treno. Siamo vicini a Modena, siamo vicini a Reggio Emilia, ci troviamo all'incrocio di 3 grandi città e diciamo che da dove siamo noi siamo in una posizione strategica per raggiungere moltissime parti d'Italia. Possiamo essere in Toscana in circa 2 ore, possiamo essere al mare, sia in Toscana che dalla Riviera Romagnola, quindi dall'altro lato, in circa 2 ore, possiamo essere in montagna in circa 2 ore, possiamo essere a Milano in circa 2 ore, al quindi lago di Garda. al lago di Garda in circa 2 ore, anche meno. Sì, quindi A Venezia in circa 2 ore. Sì, Quindi... è una buona posizione. Queste Sì. sono le cose che ci piacciono, secondo me, Esatto. di questa posizione del posto dove viviamo. Non ci piace il fatto che ovviamente, come detto, c'è tanto inquinamento, quindi l'aria che respiriamo non è molto pulita. Sì, l'aria non è pulita, è inquinata, c'è inquinamento, soprattutto d'inverno, se non piove molto, d'estate, se non piove molto, se non c'è molto vento. Già. Però, no, tutto sommato, no, ci piace abbastanza vivere dove viviamo. Soprattutto adesso che ci siamo spostati, prima vivevamo a Modena, proprio in città, ora abitiamo nella provincia di Reggio Emilia, in una cittadina che è molto vicina comunque alle colline, anzi è praticamente in collina. Quindi già facendo anche solo una passeggiata dietro casa nostra, troviamo dei bei paesaggi, troviamo qualche collina, sembra quasi di stare quasi in montagna e in solo mezz'ora possiamo andare proprio quasi in montagna, quindi già in un posto nella natura in cui ci si può rilassare. Quindi è una cosa molto bella. Modena era diverso. Stare vicino alla natura. Penso che sì, in Italia i paesi più belli sono quelli di medie dimensioni, quindi non le grandi città, ad esempio Milano, no, troppo traffico, troppa confusione, anche Roma, molto caotica. Le grandi città sono molto molto stressanti e questo si collega anche un po' a quello che volevo dire dopo, cioè la cultura del lavoro, perché ad esempio Milano o comunque anche tutta la zona nord, essendo molto industrializzata, c'è molto lavoro in media rispetto al resto d'Italia, però ci sono anche dei problemi anche in questa zona per quanto riguarda, secondo me, più che altro la cultura del lavoro. Già. No? Che tipo di cultura del lavoro abbiamo in Italia? Secondo me, visto che è abbastanza difficile trovare un lavoro sicuro, fisso, abbiamo una cultura non molto sana, molto frenetica del lavoro. Perché quando uno riesce ad ottenere un lavoro, è veramente quasi un miracolo, un lavoro fisso e tranquillo, e quindi per tenere questo posto, devi lavorare. Devi far vedere che lavori tanto. E a volte ho notato che lavoriamo anche troppo rispetto a quello che magari, ad esempio, siamo pagati. Ci sono persone in Italia che fanno un lavoro magari molto difficile, di grossa responsabilità, però il loro capo, proprio perché sa che c'è bisogno di lavorare in Italia, a queste persone offre meno denaro di quello che dovrebbe. E nonostante questo, ovviamente, di media ci impegniamo veramente tanto nel nostro lavoro ed è una cosa giusta. Però a volte esageriamo, lavoriamo troppo e questo porta tanto stress. E vogliamo che la nostra azienda vada bene, vogliamo che la nostra azienda produca di più, guadagni di più, e però lo facciamo a scapito della nostra salute, cioè ci perde la nostra salute, lo facciamo a favore dell'azienda senza però che il nostro guadagno cambi, perché in Italia, a differenza di altri paesi, moltissimi lavori non hanno bonus, per cui se lavori bene, se produci di più, vieni pagato di più. La paga è fissa tutti i mesi. Questo non vuol dire che non sia necessario impegnarsi, però a volte, secondo me, bisognerebbe lavorare in maniera più tranquilla, con meno stress. Sì, è difficile, soprattutto in questo contesto. Già. Però questo è uno dei problemi, una delle cose che non ci piacciono molto. Anche perché quando uno esce dal lavoro, magari d'inverno qui al nord, c'è poco da fare, c'è brutto tempo, magari c'è freddo, piove, c'è la nebbia,
quindi una persona stanca dal lavoro andrà a casa, si riposerà, è pronta per il giorno dopo ricominciare da capo. Se si vivesse in posti più belli, con il mare, con un clima migliore, magari hai più voglia di uscire prima dall'ufficio e passare più tempo all'aperto, a riposarti. Spesso molti, soprattutto nelle grandi città, passano dall'ufficio a casa, da casa all'ufficio e escono soltanto nel weekend, quindi sabato e domenica. Mhm. Mm. Esatto, sì, purtroppo è così. Ok, e un'altra cosa che non mi piace tanto dell'Italia sono i trasporti pubblici. Io Mm. vorrei, è vero che abbiamo i treni in Italia, Ma costano tantissimo. sì, a meno che non trovi un'offerta speciale, qualcosa di particolare, ma se devi prendere il treno tutti i giorni, anche gli abbonamenti, i biglietti costano tantissimo. Già. E i treni, gli autobus, secondo me non funzionano molto bene. Nelle grandi città, Roma, non parliamo di Roma perché ha un grosso problema con la mobilità pubblica, ma soprattutto nelle piccole città, i piccoli centri sono veramente collegati male È tra di vero. loro. Anche noi, se dal nostro paesino vogliamo andare a Modena o a Reggio Emilia, è difficile, è difficile. A volte Già. ci metti 3 ore, quando in macchina ci metti mezz'ora. Con 20 Sì, minuti, meno. esatto. Quindi Già. secondo me questo non ha senso. Siamo molto legati come italiani in molti paesi all'utilizzo della macchina, Mm, dell'automobile. Non siamo tanto abituati ad andare in giro con i mezzi pubblici. Così come non siamo abituati a, altra nota dolente, anche se io e Francesca siamo un'eccezione, a vivere da soli. Altra mm, cosa che non mi piace. In Italia, per i costi che ha comprare una casa o affittare soprattutto una casa, pagare l'affitto è molto difficile, gli affitti in Italia sono molto costosi, quindi molti giovani vivono con i genitori, mhm. pensate, fino a 40 anni, Sì, ad e parleremo esempio. di questo nella prossima puntata, in realtà, in modo più approfondito. Giusto. Però non c'è la cultura del vivere insieme, ad esempio, prendere un appartamento e si divide con altre 3 persone, altri 3 lavoratori. O vivi con i genitori o Ti sposi. forse o ti sposi e vivi con tua moglie. Ma non c'è questa via di mezzo tra le due cose. Forse quando studi, sì, forse a Mm. Milano, nelle città più grandi, questo è più normale, ma in generale nella cultura italiana non è, sì, non è molto comune Già. come esperienza. Altra cosa che non ci piace, a me, Mm. la burocrazia. Oh, In Italia la burocrazia è terribile. Per fare una cosa semplicissima occorre presentare tantissimi documenti, chiamare 1000 persone diverse, sì, e andare in tanti uffici. ogni persona ti dirà di chiamare un'altra persona, quest'altra persona ti dirà chiama un'altra persona. Non siamo per niente efficienti. Esatto. Sprechiamo tantissimi soldi pubblici per cose che spesso non funzionano bene, mi Mhm. spiace dirlo. Sì, esatto. Cose che ci piacciono, altro? Il cibo, Sì. la Mm. famiglia, gli amici, cioè Sì. siamo un popolo che ama divertirsi, stare insieme, ci Mhm. sono tante feste di paese, ogni paese ha la sua festa, c'è sempre qualcosa da fare anche al nord, ma principalmente in primavera e Mm. estate. Anche un lato positivo, noi abbiamo 2 gatti, però un altro lato positivo, se avete dei cani, ad esempio, l'Italia è molto amichevole con i cani, Sì, diciamo, quindi possono entrare al supermercato, no? È sì, normalissimo, ormai è Li vedi a accettato. tutti i ristoranti, di solito li accettano, quindi è molto, no, per gli animali domestici sicuramente è un posto accogliente. Mm. Giusto? Sì. Altre cose che ci vengono in mente? Ah, ma la cultura. A me viene in mente proprio la cultura perché posso andare a Bologna, posso andare a Firenze, appunto, come dicevamo Tanti prima, musei. in poco tempo, vista la posizione dove siamo, ma ovunque tu sia in Italia, hai vicino una città culturale, quindi Già. puoi visitare i musei, ci sono mostre, ci sono esposizioni, ci sono Mm. concerti, quindi c'è un'attività culturale molto importante. Forse per i giovani, Ecco, attività per i giovani mancano un mi po'. stava proprio Mm, venendo in mente un'altra cosa che non mi piace dell'Italia. Siamo un paese vecchio, un mm, paese composto principalmente da anziani. L'aspettativa di vita è molto lunga, la natalità è bassa, nascono pochi bambini e quindi
siamo un paese un po' governato e popolato principalmente da persone anziane. Quindi per un giovane, come ha detto Francesca, non ci sono tante possibilità, anche se sta migliorando questa cosa negli ultimi anni, devo dire. Un po' più di Sì, attenzione ai giovani. sì. Ok, beh, direi che Bene, abbiamo discusso di tantissimi argomenti e vogliamo sapere anche da voi se c'è un argomento in particolare, un tema che volete esplorare un po' meglio, perché abbiamo parlato di tante cose per darvi un'idea, insomma, di che cosa ci piace e non ci piace dell'Italia. Fateci sapere se volete approfondire uno di questi temi un po' meglio. bene, grazie e alla prossima puntata di Una tazzina veloce. ciao! Ciao!